Ce l'abbiamo, è arrivata Aurora, realizzata dal Disney Store per il 65° anniversario della Bella Addormentata nel Bosco, è qui con noi. Ho visto che questa bambola ha fatto molto discutere, molti apprezzano il viso ma odiano il vestito, molti odiano il vestito ma apprezzano il viso. Io ragazzi non lo so ancora, perché aspetto come sempre di deboxare prima di giudicare. Quindi iniziamo questo video perché non vedo l'ora di tirarla fuori dal box assieme a voi. E iniziamo subito a guardare la sua scatola, che vediamo già che è bicolore perché è rosa e sfuma in blu. Perché la particolarità di questa Aurora è proprio il fatto di avere il vestito mezzo blu e mezzo rosa. Quindi, come nel film, non hanno ancora deciso che colore sarà questo vestito. Nella parte superiore della scatola vediamo benissimo che da rosa diventa blu, con tutti questi decori bellissimi dorati effetto metallizzato che scendono anche tutto lungo i bordi. Troviamo anche delle rose stilizzate, delle foglie. Nell'angolo rosa, sempre con questo oro effetto specchio, troviamo anche il logo Disney. I decori proseguono lungo tutti i bordi della scatola fino ad arrivare al centro nella parte frontale, dove troviamo ovviamente il logo Disney Sleeping Beauty. Limited edition, una di 5.000, solamente 5.000 in tutto il mondo, che poi solamente 5.000 non sono comunque pochissime. E i decori ovviamente proseguono anche sul lato azzurro e anche su entrambi i lati, dove uno è appunto completamente azzurro ma con anche questa vetrina che ci lascia vedere la bambola all'interno. L'altro invece è completamente rosa, sempre con la vetrina trasparente, sempre con i dettagli dorati che mi piacciono tantissimo. Invece il retro della scatola è davvero molto bello perché, come vedete, è sì diviso da blu a rosa, ma con in mezzo queste sfumature viola dove i due colori si incontrano. Qui in alto, sempre con questo oro metallizzato, troviamo il logo Disney Sleeping Beauty. Qui al centro, come in tutte le limited edition grandi, c'è un nastrino che le tiene chiuse, che le tiene legate in scatola, e in questo caso hanno realizzato un nastrino veramente molto bello, bicolore, perché da una parte è blu e dall'altra è rosa. Ma andiamo subito ad aprirlo, a disfare questo fiocco, perché sotto a questo fiocco troviamo queste cose scritte, che non sto qui a tradurvi o perderei un sacco di tempo, ma che se volete vi lascio qui, potete pure mettere in pausa il video per tradurre questa parte qui che è quella in inglese. Nella parte qui in basso ci dicono per fortuna che il certificato di autenticità e anche lo stand sono inclusi, e nella parte superiore della scatola ritroviamo questa plastica trasparente con il logo metallizzato Sleeping Beauty e di nuovo questa specie di maniglia realizzata con questo nastrino rosa e blu. Qui hanno applicato anche questo bollino, applicato un po' male, ma ho visto che è applicato male un po' in tutte queste bambole, con scritto Sleeping Beauty 65, che ci ricorda che questa bambola è realizzata per il 65° anniversario del film della Bella Addormentata nel Bosco. È un vero peccato che ci sia tutta questa parte rovinata, ma come vi dicevo è così praticamente in tutte purtroppo. Come per tutte le limited edition, anche per lei possiamo rimuovere la parte frontale, in modo da farla rimanere solamente con questa parte di plastica trasparente, una vetrina completamente trasparente che ce la fa vedere tutta all'interno, ma che però la protegge dalla polvere. Anche su questa parte di plastica troviamo tutti questi decori dorati effetto metallizzato, e qui in basso, sempre con questo oro effetto metallizzato, c'è anche il logo Disney Sleeping Beauty. Anche questa plastica si può rimuovere, così da lasciarci, come vi dico sempre, toccare, guardare, fare tutto quello che vogliamo con la nostra bambola senza per forza doverla deboxare. Ma se andiamo a togliere anche la parte con la bambola agganciata dal retro del suo box, troviamo qui dentro il suo certificato di autenticità, che in questo caso è veramente bellissimo. Su un lato c'è la scritta Disney Sleeping Beauty, ma guardate, in base a come lo muoviamo cambia colore da blu a rosa. È veramente bellissimo, un'idea geniale. È bellissimo, guardate, in camera si vede perfettamente, bello, bello, bello. Dall'altra parte invece è completamente rosa e c'è scritto in inglese e in francese, e qui in basso possiamo vedere il numero preciso della bambola acquistata. La mia è la 4103 di 5000. Ma visto che non sto più nella pelle e soprattutto che non sopporto quando le bambole vengono inscatolate con la testa che guarda verso il cielo perché sembrano guardare la Madonna, corriamo subito a deboxarla. Ed eccola qua una volta fuori dal box. Devo essere onesto, come lo sono sempre con voi, e mi ha un pochino deluso, mi aspettavo qualcosina di più.
ma poi vi spiegherò perché. Iniziando comunque a guardare il suo viso, vediamo che ha un mold completamente nuovo, almeno per queste bambole limited edition giganti, perché credo che sia quello che abbiamo già visto nella linea designer, ma un pochino più grande. Comunque i suoi occhi sono completamente viola, sugli occhi ha un sacco di ciglia finte che però non mi piacciono molto perché sono state ruotate in un modo un po' strano. Sono veramente un sacco fitte e soprattutto non sono tagliate molto bene. C'è solamente questo ciuffettino alla fine che solitamente viene tagliato un pochino meglio dal Disney Store. Sugli occhi indossa un ombretto rosa nella palpebra superiore e nell'angolo invece esterno dell'occhio troviamo un ombretto lilla. Le sue sopracciglia sono molto definite nella parte finale, leggermente sfumate nella parte centrale. Sulle guance ovviamente c'è un pochino di blush e sulle labbra abbiamo un rossetto rosa. Anzi, se guardiamo bene, il labbro superiore è stato colorato con un rosa leggermente più scuro. Tutta questa cosa che vedete lucida è il gel che è crollato dalla sua testa probabilmente mentre glielo mettevano. Guardando comunque bene questo viso, devo dirvi che di profilo lo trovo molto più bello e molto più somigliante ad Aurora confronto che dal davanti. Guardandolo così di profilo mi piace molto di più, forse ancora di più da questo profilo, dove l'occhio guarda dall'altra parte. Di profilo mi piace davvero, frontalmente non lo so, non mi convince del tutto. Sicuramente lo preferisco al precedente, lo trovo un pochino più dolce, ma lo trovo anche forse un pochino meno Aurora. In testa indossa questa coroncina bellissima, completamente realizzata in metallo con 3 gemme applicate, delle quali quella centrale è pure iridescente, ha dei riflessi veramente spettacolari e in più, essendo tutta di metallo, sapete che io impazzisco, tutta di metallo dorato. Davvero molto bella. I suoi capelli qui davanti hanno la classica frangetta che realizzano a tutte le bambole di Aurora, con anche questo ricciolino che si appoggia proprio sopra la frangetta. Sono abbastanza pieni di gel, ma neanche troppo, pensavo peggio, ma aspettandomi il peggio mi aspettavo giusto, perché se li guardiamo dal retro vediamo che oltre ad essere completamente biondi sono anche completamente dei tentacoli bruttissimi e pienissimi di gel. Ma vi giuro, sono dei capelli terribili. Ditemi se questa cosa vi sembrano dei capelli da limited edition. Guardate anche queste ciocche, quanto sono brutte. Sono veramente dei tentacoli terribili, mi toccherà andare a lavarli. Non ho ancora mai sistemato una bambola limited edition, ma in questo caso dovrò farlo, per forza. O li nascondo e faccio finta che non li abbia, li rimetto dietro la schiena e la rimetto in scatola, o dovrò sistemarli. Sono davvero brutti. Perché fare una cosa del genere? Questa bambola costa la bellezza di 160 euro. Al collo per fortuna vediamo che indossa questa collana che è di nuovo completamente di metallo, con anche in questo caso 3 gemme incollate e anche in questo caso quella centrale iridescente. Mi piace da impazzire perché io amo quando mettono questi dettagli di metallo nelle bambole, e nelle limited edition direi che secondo me è anche una cosa che ci deve essere. Ma passando al suo vestito notiamo subito che la particolarità, come in tutta questa bambola e anche nella sua scatola, è il fatto di essere di 2 colori. Dovrebbe essere blu e rosa. Ma iniziamo a guardare bene la parte superiore, quindi la parte del busto, dove devo purtroppo dire che non c'è né il rosa né il blu, nel senso che la parte che dovrebbe essere rosa è quasi più color vino, invece la parte che dovrebbe essere blu è quasi lilla. Questa parte sul busto è comunque realizzata davvero molto bene, ci sono un sacco di ricami che richiamano delle rose, dei disegni che secondo me sono dei disegni ripresi dalle vetrate che vediamo nel castello della Bella Addormentata nel bosco, e in più ci sono queste 3 cuciture con questo nastrino ocra che dividono il corpetto in diverse sezioni. Si chiude qui a punta dove inizia la gonna. Sul retro purtroppo proseguono i 2 tessuti, i 2 colori dei tessuti, ma non troviamo alcun tipo di decorazione o alcun tipo di ricamo. La parte del décolleté è realizzata con queste spalline leggermente a punta, con questo tessuto che credo che sia di organza leggermente rosato. Non riesco bene a capire che colore sia perché sembra un misto tra un rosa e un lilla, ed è lo stesso identico tessuto che troviamo anche lungo le sue maniche. Non c'è alcuna differenza di tessuto, è esattamente lo stesso, e le maniche finiscono a punta sulla sua mano. Questa è una cosa che onestamente avrei un pochino migliorato, perché avrei utilizzato magari un tessuto diverso per le maniche o per le spalline. Una delle due le avrei sicuramente realizzate con un tessuto diverso, giusto per dare un dettaglio in più.
una qualità in più, un qualcosa in più a questa bambola. La sua gonna non è un pezzo separato perché il suo vestito è tutto completamente un pezzo unico, ma possiamo vedere subito che è realizzata per la maggior parte da questo tessuto che cambia colore in base a come riflette la luce. Infatti vediamo che cambia continuamente da rosa a blu. Questa cosa mi piace moltissimo perché rende l'idea che volevano dare loro, ed effettivamente in questo caso il blu è blu e il rosa è rosa, non come nel caso del corpetto. La gonna è realizzata su due strati, troviamo uno strato più corto e uno strato più lungo che arriva fino a terra. Lo strato più corto è realizzato sempre con lo stesso tessuto che cambia colore, ma è stato foderato con un tessuto azzurro, lo stesso tessuto che abbiamo visto prima sul corpetto. E se lo guardiamo dal retro vediamo che ha questo taglio asimmetrico che nella sua parte sinistra, sul suo lato sinistro, tende ad accorciarsi un pochino, fino ad arrivare al punto in cui inizia a creare queste pieghe che sono state anche fissate con dei pezzettini di plastica alla parte sotto della gonna, e dove poi possiamo vedere questo lungo pezzo di stoffa color vinaccia con tutti questi ricami che richiamano di nuovo secondo me le vetrate, in questo caso una rosa, e qui possiamo anche vedere per fortuna che c'è una piccola fatina, e questa parte mi piace davvero molto. Mi piace molto perché il tessuto è fantastico, è foderato di nuovo con quell'azzurro, con quel blu azzurro lilla che vi dicevo prima, è staccata dal resto della sua gonna ed è anche stata piegata, rifinita e stirata benissimo, perché si nota proprio che tutte le pieghe che sono state fatte in questa parte sono davvero perfette. Nella parte finale della sua gonna possiamo vedere che ci sono di nuovo tutti questi ricami con del filo dorato. Qui al centro ritroviamo sempre quei disegni che a me ricordano delle vetrate e di nuovo due fatine, quindi abbiamo finalmente tutte e tre le fatine, perché due sono qui e una la troviamo, come abbiamo appena visto, su questa parte qui, completamente color vinaccia. Ma la cosa bella di questi decori è che proseguono anche sotto a questo pezzo di stoffa, e se andiamo a girare la bambola sul retro, proseguono lungo tutto il bordo della gonna, anche lungo tutto il retro del vestito. Per fortuna in questo caso non hanno tralasciato nulla. L'hanno fatto per il corpetto, ma almeno non l'hanno fatto per la gonna. Lungo tutto il bordino hanno applicato questo nastrino ocra esattamente identico a quello che abbiamo visto prima sul suo busto. Anche questa parte di gonna è stata foderata, ma in questo caso non è stata foderata con del tessuto azzurro o lilla, ma è stata foderata con questo tessuto viola scuro. Non ho capito come mai questa differenza, forse per un discorso estetico. Questa è la fodera della parte più corta, questa è la fodera della parte più lunga. Ovviamente è più bello vedere questo colore confronto a questo, e forse questo tessuto è decisamente più economico. Si sente anche al tatto che è un tessuto molto più economico e sicuramente la scelta sarà stata per quello. Se alziamo la sua gonna, oltre a vedere che anche lei vola sul suo stand, come tutte le bambole del Disney Store, magari un giorno capiranno come fare a realizzare uno stand alto giusto per le loro bambole, ma quel giorno non è oggi. Ma comunque lei indossa queste scarpe completamente blu con un finish però perlato fucsia, che purtroppo si nota poco in camera, ma vi giuro che dal vivo si nota davvero tantissimo. La suola e il tacco sono completamente marroni e in più su entrambi i talloni troviamo questo dettaglio completamente dorato. Davvero carine, anche se sono forse l'unica cosa davvero blu di questa bambola. Il suo stand è uno stand a seduta, quindi si aggancia in mezzo alle sue gambe ed è trasparente e un po' ballerino, proprio come tutti gli stand Disney Store. Vi ricordo che questa bambola costa 160 euro. L'unica cosa in più che troviamo su questa Aurora, che forse prima non vi ho detto ma che sicuramente avrete notato, sono tutti questi piccoli strass di questo color vinaccia in mezzo a tutti questi ricami nel drappeggio della gonna. Credo purtroppo che tutti, conoscendomi, abbiate percepito il mio poco entusiasmo per questa bambola, che innegabilmente è una bella bambola, senza dubbio, ma è una bambola, ragazzi, che costa 160 euro. È una bambola che ha un vestito che è tutto un pezzo unico, ha delle ciglia che sono state tagliate malissimo, i tessuti sono belli, senza dubbio sono tutti tessuti molto belli, ma non si sono neanche sprecati a fare qualche ricamo in più, qualche disegnino in più, o magari cambiare il tessuto tra le maniche e le spalline, cosa che ad esempio in questa bambola qui, che vedete qui dietro che è una playline, è stata fatta. Ha le maniche con un tessuto rosa e le spalline di un tessuto bianco. Avrebbero potuto benissimo farlo anche qui, arricchendola un pochino, avrebbero potuto arricchire anche la gonna con qualche dettaglio in più, qualche ricamo in più, qualche strass in più, e invece non l'hanno fatto. Troviamo qualche brillantino solamente nella parte del drappeggio, non ne troviamo nessun altro. I ricami
legami non proseguono nemmeno sulla sua schiena, i capelli sono completamente disastrosi, quindi se costasse 70, 80, 90 euro direi semplicemente wow, bellissima, una bambola veramente bella. Ma visto che costa la bellezza di 160 euro, questa volta purtroppo devo dirlo. Sono contento di averla acquistata perché comunque volevo un'Aurora bicolore, me l'hanno fatta e finalmente posso aggiungere un'Aurora alla mia collezione delle principesse Disney in limited edition grandi, perché non ce l'avevo ancora, ma devo anche ammettere che è stata comunque abbastanza deludente. Il suo viso mi piace molto di più fuori dalla scatola a confronto in scatola. Le posizioni in cui mettono le bambole in scatola ultimamente sono sempre un disastro e sembrano più brutte di quello che sono in realtà, e infatti lei fuori dalla scatola con il mento leggermente più in basso, il viso leggermente girato, diventa tutta un'altra cosa e il suo viso diventa decisamente 100 volte più bello, ma è forse la prima bambola limited edition che, tolta dalla scatola, comunque perde un po' di dettaglio. Secondo me lei ha davvero bisogno di tutta la scatola con tutti i decori dorati per arricchirsi un pochino di più e sembrare davvero una limited edition da 160 euro, anche se no, neanche in scatola, secondo me, vale tutti questi soldi. Mi dispiace parlare così di una bambola, però sapete che io con voi voglio essere sincero al 100% e dirvi wow che bella, fantastica, sarebbe solamente una falsità. Quindi, bella, sì, la volete, recuperatela, anche se è andata sold out, la trovate su eBay, i Vinted, la trovate dappertutto, ma visto che secondo me non vale i soldi che costa, non vale nemmeno i soldi a cui viene rivenduta. Se avessero anche solamente messo un sottogonna o avessero fatto due pezzi separati tra il busto e la gonna, già sarebbe stata una cosa diversa. Invece in questo caso secondo me sono andati veramente al risparmio. Detto questo, adesso aspetto solamente di sapere cosa ne pensate voi, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, soprattutto fatemi sapere se la pensate come me o se secondo voi sono stato troppo duro. Io come sempre spero ovviamente che questo video vi sia piaciuto, che vi sia tornato utile. Nel caso lasciatemi qui sotto un like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, che è importantissimo, e se vi va seguitemi su tutti i social con il nome Toys Expression e su Instagram anche come Toys Expression Dolls. Io intanto ragazzi vi saluto, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video.